Ciao a tutti! Benvenuti sul mio canale, Celebrita dalla Turchia. Tutti i dettagli sono nel video di oggi. Se vi piace, lasciate un like e iscrivetevi per non perdere nessun aggiornamento. Potete sostenerci ancora di più cliccando il pulsante Unisciti qui sotto. Grazie di cuore, adesso accomodatevi, iniziamo. Il mondo dello spettacolo turco è tornato a tremare. Proprio quando sembrava che il chiacchiericcio si fosse placato, Hande Erçel ha deciso di cambiare nuovamente il corso della conversazione su amore, fama e verità. Un unico post, breve ma tagliente, ha incendiato la rete. I social sono esplosi, i titoli si sono moltiplicati, e i fan si sono spaccati come non mai. Il suo messaggio era essenziale, però capace di scuotere come uno schiaffo gentile. Il sentimento autentico non ha bisogno di vetrine, ma di vissuto. Una frase accompagnata da uno scatto in bianco e nero, il suo volto assorto e limpido, con quella calma che sembra forza e quella bellezza senza trucco che parla da sé. All'inizio molti hanno letto quelle parole come un pensiero universale, il classico moto d'animo di chi riflette sul passato. Ma in pochissimo tempo quel post è diventato il cuore di una tempesta mediatica. Perché, tra le righe, tutti hanno sentito pronunciare un nome senza che fosse scritto: Sara Bluma. Poche ore prima del post di Hande, una foto virale aveva mostrato Sara al fianco di Kerem Bürsin. Lei, raggiante, con un anello scintillante in bella vista. Lui, luminoso, con un abbraccio che sembrava voler cancellare i dubbi e le ombre. Le piattaforme hanno festeggiato, i commenti pieni di auguri e di cuori. Ma il messaggio di Hande è arrivato come una freccia silenziosa, dritta al centro del discorso collettivo. Coincidenza o risposta? Questa è stata la domanda che ha attraversato tutti i siti di gossip per tutta la giornata. Fonti vicine a Hande sostengono che l'attrice e modella avesse scelto il silenzio per molto tempo. Eppure, chi la conosce bene giura che l'ostentazione di Sara e Kerem l'abbia ferita, non per gelosia plateale, ma per quel suo modo intransigente di credere che l'amore vero si protegga, non si esibisca. Per Hande, dicono, si ama con l'anima, non con i riflettori o le pose studiate. Una frase che tanti hanno interpretato come un colpo diretto alla coppia. Da lì, il fiume del pettegolezzo si è ingrossato. Nei talk dedicati all'intrattenimento, gli opinionisti si sono divisi, chi difendeva il diritto di Sara a condividere la sua felicità senza colpe, e chi applaudiva la classe con cui Hande aveva scelto l'ombra negli ultimi anni. In un dibattito acceso, una critica è stata lapidaria: Hande incarna profondità e discrezione. Sara è spettacolo e lusso. Quel post non è un caso, è un segnale. E al centro di questo vortice silenzioso, c'era lui, Kerem Bürsin. Mentre tutti aspettavano la sua mossa, Kerem ha scelto la via più difficile, il silenzio. Nessuna parola, nessuno scatto chiarificatore. Durante un incontro con i fan in Italia, all'unica domanda scomoda ha risposto con voce quieta: ognuno vive l'amore a modo suo. Io seguo ciò che mi detta il cuore. Frase limpida, ma ambigua quanto basta per scatenare 1000 interpretazioni. Per moltissimi fan quella riflessione è stata una difesa in filigrana di Hande, come a dire: capisco il suo messaggio, senza nominarla. Poche ore dopo, sul suo profilo, Kerem ha pubblicato una foto, la sagoma di un uomo di spalle davanti al mare, accompagnata da una sola parola: silenzio. Bastato questo, e il delirio si è riacceso. I commenti si sono contati a migliaia. Quell'uomo guarda l'orizzonte, ma pensa a Hande. No, è una carezza per Sara, il suo presente. E voi, spettatori di Celebrita dalla Turchia, che ne pensate? Kerem sente ancora qualcosa per Hande o sta solo proteggendo la sua storia con Sara Bluma? Scriveteci la vostra idea e non dimenticate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia, dove seguiamo ogni dettaglio di una vicenda che ha trattenuto il respiro al mondo intero. Ma la notte non ha portato pace, anzi, ha aggiunto benzina al fuoco. Qualche ora dopo il pensiero di Hande, è toccato a Sara Bluma, una foto in un ristorante di lusso, lei in abito rosso haute couture, sorriso accecante quanto il diamante che sfoggiava. Sotto, una didascalia breve e affilata: c'è chi confonde il palco con l'amore. Boom. Internet di nuovo in fiamme.
Replica Ande? Oppure pura casualità dal retrogusto velenato? Gli utenti non hanno avuto dubbi, Ande parla, Sara fa. Questo non è più amore, è una guerra silenziosa a colpi di post. Persone dell'entourage di Sara raccontano che la modella non ne può più dei paragoni, dell'ombra lunga che ogni tanto ritorna. Ogni volta che si nomina Ande, Kerem si irrigidisce. E Sara, che lo ama, non vuole rimanere sullo sfondo. Un giornalista vicino all'ambiente fashion l'ha riassunta così: Sara vuole essere l'oggi di Kerem, non la riedizione del suo ieri. Per Kerem la situazione è diventata un campo minato. Un membro del suo team confida che l'attore detesta i messaggi indiretti, ma sa che i riflessi di quelle frasi ricadono inevitabilmente su di lui. Il guaio, dicono, è che Kerem prova a tenere la pace, però il suo silenzio finisce per essere letto come complicità con l'una o con l'altra. Intanto Kerem è in Italia per girare una pubblicità. I paparazzi lo braccano, lo pedinano, incalzano ad ogni passo. A un reporter che gli ha chiesto se avesse visto il post di Ande, lui ha risposto con un sorriso appena accennato, un sopracciglio alzato, e poi via, lontano dai microfoni. E per milioni di fan quel sorriso ha parlato più di 1000 frasi, perché alle volte la verità non sta nelle parole, ma nelle pieghe del viso. Come se non bastasse, all'alba Ande ha sorpreso di nuovo i suoi follower. Una foto di un libro aperto sul comodino, una calligrafia elegante, un pensiero che ha gelato la schiena e scaldato i cuori. Le storie possono finire, ma ciò che lasciano dentro non smette di respirare. In pochi minuti il post ha raccolto centinaia di migliaia di like. I commenti hanno invaso il profilo: Sara avrà pure l'anello, ma Ande ha l'anima. Kerem può voltare pagina, ma il cuore non ha il tasto reset. Senza nominare nessuno, Ande ha ripreso il centro della scena mondiale. La sua compostezza, quell'aura malinconica e il rigore con cui sceglie il non detto l'hanno fatta diventare per molti il simbolo dell'autenticità in mezzo al frastuono digitale. In questo triangolo apparentemente infinito, ogni gesto viene soppesato, ogni parola vivisezionata, ogni silenzio ingigantito. Ande brilla di una calma che incanta. Sara riscalda con il suo fuoco e il suo glamour. E Kerem, lì, stretto tra un passato che non si spegne del tutto e una promessa di futuro che chiede certezze. Il pubblico osserva, giudica, si schiera. Ma, in fondo, forse nessuno ha ragione piena. Forse il messaggio di Ande è più grande di lei, di loro, di noi, è il promemoria di ciò che tutti viviamo. L'amore ostentato, quello custodito, e quell'altro, il più testardo, che anche quando finisce continua a farsi sentire in un angolo del petto. Tra studio televisivi illuminati e salotti social, un analista ha detto: I like misurano la superficie. Il tempo, invece, misura la verità. Parole che sembravano cucite addosso a questa storia. Perché non si tratta solo di immagini. Ci sono i ricordi, i silenzi, le abitudini, i luoghi condivisi che tornano come profumi. Kerem sulla riva del mare, Ande tra pagine che sembrano carezze, Sara dentro abiti capaci di riempire qualsiasi stanza, 3 modi opposti di stare al mondo, e uno stesso rumore di fondo. Intanto le fazioni continuano a scontrarsi. I fan di Ande difendono la dignità del pudore, invocano la memoria di sguardi e complicità che nessuna vetrina può comprare. I sostenitori di Sara rivendicano il diritto di festeggiare l'amore, di non vivere di paragoni eterni. Chi sta con Kerem chiede pace, meno indizi, più parole, magari una sola, chiara, fatta col cuore. Eppure la chiarezza non è mai stata il linguaggio di questa storia. Forse per questo affascina così tanto. Chi ha visto Kerem crescere tra set e palcoscenico sa che la sua armatura è un sorriso ironico, una battuta leggera, una corsa via appena prima della domanda che fa male. Chi segue Ande sin dagli esordi sa quanto pesi ogni parola che sceglie di rendere pubblica, e quanto dolore c'è in ciò che preferisce non dire. Chi frequenta il mondo di Sara ha capito che la sua forza è trasformare la luce in linguaggio, un anello che scintilla, un rosso che parla per lei, e quella didascalia corta, appuntita, che fa il giro del web in 10 minuti. E voi, che ci guardate da Celebrita dalla Turchia, da che parte state?
Pensate che il silenzio di Kerem sia una diga che trattiene ciò che prova per Ande o un gesto prudente verso la storia con Sarah Bluma? Scrivetelo nei commenti. Sosteneteci con un like e iscrivetevi per continuare a vivere con noi i capitoli più intensi dello showbiz turco. Perché questa, care e cari, non è semplicemente cronaca. È il racconto di tre anime che, senza chiamarsi per nome, non smettono di parlarsi tra le righe. In quel mormorio senza voce, dove le foto dicono più dei comunicati e le frasi brevi pesano più dei discorsi, Hande Erçel ci ha ricordato una verità che attraversa tempo e celebrità: l'amore vero non si imita, si attraversa, si protegge, si custodisce. La rete intanto trattiene il fiato. C'è chi aspetta una dichiarazione, chi un gesto improvviso, chi una smentita. Ma potrebbe anche non arrivare nulla, e sarebbe comunque una risposta. Perché certe storie non chiedono finali fragorosi, chiedono ascolto. Forse tutto si riduce a questo. Al mare calmo che guarda Kerem, alla pagina che sfoglia Ande, al rosso che indossa Sara. 3 immagini, 3 punti di vista, un unico interrogativo. Come si misura l'amore quando il mondo intero vuole vederlo, commentarlo, consumarlo? Ognuno propone la sua formula. C'è chi somma i like, chi conta gli anni, chi misura i sorrisi. Ma l'amore, quello vero, si fa la sua strada. Tra le cose non dette, tra i telefonini posati sul tavolo a fine serata, tra i messaggi cancellati, tra i viaggi di lavoro che nascondono un pensiero. Chissà se Kerem, affrontando il vento di quella costa italiana, ha sentito un odore che lo ha portato altrove. Chissà se Ande, sfiorando la carta di quel libro, ha ritrovato una scena usata 1000 volte per farsi coraggio. Chissà se Sara, davanti allo specchio prima di uscire, ha preferito un sorriso o un respiro più lungo. Forse l'ultima parola non spetta a loro, ma al tempo. E allora la domanda vera non è chi vincerà, ma che cosa resterà. Noi saremo qui, pronti a raccogliere i sussurri, a tradurli per voi, a seguirne le ombre finché servirà. Perché questa storia, qualunque piega prenda, vive anche di chi la ascolta. E se ci guardate da Celebrita dalla Turchia, lo sapete già, i battiti più forti si sentono quando si spengono le luci. Grazie per aver visto il nostro video. Ci vediamo nel prossimo appuntamento. Abbiate cura di voi e, ricordate, la verità dell'amore non ha bisogno di effetti speciali. Si riconosce quando arriva. E non se ne va davvero, nemmeno quando sembra finita.